Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, auguri a tutte le mamme, in particolare alla mia, ringraziarle e celebrarle. Non sarà mai abbastanza, le mamme sono e saranno il motore del mondo. Poi c'è il calcio, c'è la tensione che sale, c'è la partita di stasera, c'è Napoli-Genoa, visti anche i risultati di ieri delle prossime due avversarie del Napoli nella penultima e nell'ultima partita che non sono andate tanto bene. Facciamo il punto della situazione passando per una prova di destabilizzazione che continua da tutti i lati, ma non avete capito con chi avete a che fare e chi siete sulla panchina del Napoli dal punto di vista mediatico. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo che anche di domenica deve avere quella spinta per mettersi in moto. Detto questo, partiamo dalla conferenza stampa di ieri perché è molto rapido il mio intervento, non c'è quasi niente da annotare, si poteva anche evitare. Caro mister, presenta il certificato per le prossime due che è meglio, tanto non arriveranno domande interessanti né tantomeno riusciremo a capire qualcosa per quanto riguarda il match o l'avversario che andiamo ad affrontare. La domanda sull'Lobotka, Neres e Buongiorno, sappiamo che Buongiorno comunque non ce la farà per la partita di stasera, ma forse nemmeno la prossima, probabilmente disponibile nell'ultimo match contro il Cagliari. Lobotka è ancora in forza, non ho letto ancora niente questa mattina, poi può darsi che mentre sto registrando il video esce la notizia, convocabile, può giocare, non può giocare. Neres potrebbe entrare a partita in corso. Poi ci sono le domande: mister, ma il gelato come lo prende? Stracciatella, variegata all'amarena, pistacchio, caffè? Quale gusto preferisce? Qual è il suo bar preferito? Il barista cosa le chiede quando entra? Sta vivendo Napoli, le emozioni, le sensazioni, ci racconti. Noi dobbiamo giocare una partita importantissima, l'ennesima finale di quest'anno. Ma lei vive la città, non vive la città? Poi arriva ovviamente la solita domanda: i tifosi cosa le chiedono quando lo incontrano per strada? Conte dice mi ringraziano eccetera eccetera, ma le chiedono se resta. Ma secondo voi i tifosi incontrano Conte per strada, noi siamo primi in classifica a 3 punti sopra l'Inter e il tifoso gli va a chiedere Andò Maresti, mister Maresti. Il tifoso gli chiede Andò, ce la facciamo a portarla a casa lo scudetto? Lo vinciamo lo scudetto? Al di là dei ringraziamenti dovuti e doverosi da fare ad un mister che ha preso uno spogliatoio che non esisteva, l'ha ricostruito ed ha portato il Napoli lassù ad oggi a +3 sui nerazzurri. Quindi diciamo che è meglio se presenti il certificato, caro Antonio, alle prossime due conferenze, tanto non servono a niente. Ci sarebbero state tantissime domande da poter fare interessanti. La situazione difensiva del Genoa è una squadra che sta concedendo poco, con l'arrivo di Vieira ha cambiato il sistema di gioco e quindi hanno trovato una quadra molto più compatta per quanto riguarda il sapersi difendere, e il Napoli che nelle ultime uscite comunque un tantino affaticata a livello offensivo. Si poteva diciamo fare la domanda per quanto riguarda questa situazione, ma non frega niente a nessuno. Alla gente frega Osimhen alla Juve, frega la situazione De Bruyne che per amor di Dio può essere anche importante, ma voi cercate di unire le notizie da una parte e dall'altra per poter spostare, ecco, questa situazione e questa pressione totalmente sulle spalle del Napoli, ma non avete fatto i conti con mister Antonio Conte che la pressione la trasforma in benzina, nelle gambe ovviamente, benzina nelle gambe, la trasforma in diciamo boost mentali, e quindi speriamo che il Napoli stasera approcci il Genoa nel migliore dei modi, anche al risultato acquisito, perché giochiamo dopo la partita dell'Inter contro il Torino, quindi sapremo già il risultato e dobbiamo entrare in campo però così come l'abbiamo preparata, e l'Inter vince o perde, tu devi fare 3 punti, così come devi andare a fare 3 punti a Parma, perché a me su discorso abbiamo quel punto da poterci giocare, giochiamocelo fuori casa, non esiste, non esiste. Che poi diciamo vinci con il Parma e il Parma va a finire che trova la matematica per la Serie B o deve andarsi a giocare l'ultimo scontro, a noi non deve interessare, ma il punto da giocarsi perché è la partita fuori casa non esiste.
devi fare risultato stasera, così come devi fare risultato alla prossima, perché io credo che l'Inter faccia 9 punti. Poi ovviamente il calcio riserva sorprese, vedremo iniziando dalla partita di stasera. La situazione De Bruyne, io diciamo che tratto solo queste notizie di mercato con alcune uscite di personaggi poi che avevano un certo peso anche per quanto mi riguardava, perché non mi riguarda più, non hanno più lo stesso peso da un paio di anni a questa parte, e quindi c'è questa notizia su De Bruyne, accordo economico raggiunto, che poteva essere lo scoglio più grande, invece a quanto pare il Napoli ha presentato l'offerta e sta solo alla famiglia e al calciatore adesso decidere il da farsi. Lo dice Di Marzio addirittura, quindi diciamo personaggi che hanno sempre avuto una credibilità abbastanza spiccata e che più passano gli anni però secondo me e più la perdono, perché poi ve ne uscite con queste notizie che poi nel caso non dovessero avverarsi, ecco che diventate poi quasi l'ultima ruota del carro. Poi c'è una situazione in casa Napoli soprattutto, perché c'è De Maggio che un paio di giorni fa il suo intervento in esclusiva su Kiss Kiss, vi do l'esclusiva, nel contratto di Osimhen c'è una postilla, non può giocare in Serie A, quindi solo all'estero, l'Arabia, la Premier, eccetera eccetera eccetera. Però poi ieri Fabrizio Romano, lo stesso Auriemma, c'è l'accordo congiunto, lì c'è l'accordo con la Juve, se non si vuole perderlo a zero addirittura, dice Auriemma, bisogna venderlo e darlo ai bianconeri. Allora mettetevi d'accordo, chi ha dato l'esclusiva perché c'è la postilla nel contratto, non può giocare in Serie A, chi ha l'accordo con la Juve andrà alla Juve, addirittura si accoda pure Fabrizio Romano alla notizia. A me non fa né caldo e né freddo, né tantomeno al Napoli fa né caldo né freddo, l'importante è che Osimhen, senza passare nemmeno dal via, senza passare nemmeno da Napoli, arriva, che hai qualcosa lasciato a Napoli, tu spedimi per posta tranquillamente, non c'è nessun problema, firma dove vuoi firmare, che possa essere la Juve perché la postilla non c'è, me interessa ben poco, tanto per come si è comportato Victor, è un personaggio da Juve azzeccato, quindi non mi farei assolutamente il problema. Voi mi direte no, ma diamo un attaccante da 30 gol alla Juve. Eh sì, diamo un attaccante di 30 gol alla Juve, noi i 30 gol li possiamo fare anche con le due mezzali, il centravanti o due esterni e una mezzala. L'importante è farli, non è chi li fa. Quindi costruire una squadra dove vai a ricercare, come disse Conte qualche conferenza stampa fa, gol da altre parti, invece che ovviamente averli solamente nell'attaccante, nel numero 9. Basta trovarli, basta studiarli, basta allenarsi e quindi portare comunque a livello numerico quel numero di gol che ti consente di competere per le zone alte della classifica. Quindi noi ringraziamo ancora una volta tutta la scia di giornalisti o giornalai in questo caso che vorrebbero mettere zizzania a 3 giornate dalla fine. Non ci riuscirete perché dal punto di vista mediatico non è il Napoli di qualche anno fa e né tantomeno sulla panchina ci sono allenatori di qualche anno fa, senza se e senza ma. Conte ve l'ha fatto capire, Conte ha sempre rispedito al mittente, ecco, eventuali zizzanie, ovvero, o meglio, scusate, non ovvero, spostando la pressione dove doveva essere spostata in un determinato momento dell'anno, e da questo punto di vista gli va dato atto al mister, ha fatto un capolavoro, perché poi anche io, abboccando ad alcune dichiarazioni su calciomercato e questi siamo e i calciatori a poche giornate dalla fine, dove il tifoso che si vede la conferenza stampa, anche io resto così, dico porca miseria, che cosa gli è successo da ieri ad oggi? Ma invece sono situazioni che in Italia soprattutto, perché c'è tutto un gossip intorno al calcio, diciamo è oro colato avere personaggi del genere che riescono poi a capire come rispondere e dove andare in una determinata situazione, in un determinato diciamo periodo dell'anno e del campionato.
Fatemi sapere come sempre la vostra nei commenti, le vostre sensazioni, se avete letto queste notizie per quanto riguarda De Bruyne e quant'altro. Ci vediamo nel prossimo contenuto, la live post partita di Napoli-Genoa ci sarà domani tardo pomeriggio, credo intorno alle 17, ma se vi iscrivete, attivate la campanellina e andate a controllare perché la live sarà attiva sul canale, credo da oggi pomeriggio in avanti, scoprirete anche l'orario. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!